ragazzi e benvenuti nuovamente in un mio video. Questa volta volevo parlarvi di un argomento moda e della mia stilista in assoluto che preferisco, e cioè Coco Chanel. Iniziamo con la sua storia. In realtà Coco Chanel si chiamava Gabrielle Bonheur Chanel ed è nata nel 1883. Il padre faceva l'ambulante di bottoni e si chiamava Albert. La sua infanzia non è stata molto facile perché la mamma è morta molto giovane, lasciando le due bambine orfane di madre. Il padre era andato a cercare fortuna in America e aveva abbandonato le due bambine in un orfanotrofio di suore. La mamma purtroppo morta di tubercolosi e queste due povere ragazze, sorelle, andarono poi in questo istituto di suore. Successivamente, quando Coco compì 18 anni, andò a lavorare subito e lavorava come insegnante di cucito e nel mentre, contemporaneamente, cercava di racimolare altri soldi facendo la cantante, sì, la cantante, nei locali notturni, insieme alla sorella. Successivamente incontrò Etienne Balsan, che era un ricco figlio di industriali tessili, e da lì è iniziata tutta la sua carriera. Quindi aveva iniziato infatti a confezionare dei cappelli e da lì ha aperto il suo primo atelier di moda e grazie appunto all'aiuto di questo ereditiero. E tra l'altro lei si era anche andata a trasferire proprio nella sua tenuta, per cui convivevano, ecco, diciamo, non si è mai sposata Coco Chanel. Coco Chanel aveva avuto tantissimi amanti, fidanzati, diciamo che non gliene sono mancati. E si innamorò poi di questo inglese che era di buona famiglia, ricco, che aveva iniziato appunto a avere una relazione con lui, di cui lei tra l'altro era molto innamorata, ma essendo una donna molto, ma molto sfortunata in amore, questo è morto in un incidente d'auto. E lei infatti ne aveva fatto una malattia e comunque ci aveva comunque sofferto tantissimo per questa perdita. Ebbe anche tanti altri amori, tante altre storie, però rimane il fatto che lei a un certo punto ha detto questo, quando, proprio detto da lei, quando capisci che gli uomini sono tutti dei bambini, allora incomincia a lasciare perdere l'idea. Aveva ragione. Nel 1921 ha creato questo, Chanel numero 5, che divenne famosissimo per il fatto che era stato, cioè, le aveva fatto una grandissima pubblicità la famosa Marilyn Monroe, che diceva che non andava a letto prima di essersi spruzzata qualche goccia di Chanel numero 5. Mamma mia, è il mio profumo preferito. A molti non piace questo profumo, a me piace da morire. Ma come fanno a piacervi? Boh. E adesso ve la dico grossa. Coco Chanel ebbe la crisi che iniziò negli anni 30, nel 1930. Perché? Perché le riccone, quelle che si potevano permettere ovviamente un certo tipo di abiti, preferivano comprare dalla sua acerrima nemica Elsa Schiaparelli. E qui è iniziata la crisi, ma Coco, che ne aveva passate tante nella vita e non si arrendeva, alla soglia dei 70 anni aveva creato una nuova collezione e da lì è diventata famosissima e ha avuto un grandissimo successo. Anno in cui tra l'altro lei aveva creato il tailleur, il famosissimo tailleur che noi conosciamo benissimo, e quindi è stato un anno, degli anni di grande rinascita per lei. È morta nella sua suite all'età di 78 anni nel 1971, a febbraio del 1971.
sì. Poverina, mi fa molta tenerezza a me Chanel, nel senso che è una donna tanto forte, ma anche tanto sfortunata e anche tanto fragile. E diciamo neanche tanto carina. Lo diciamo elegantissima, niente da dire, ma la bellezza non è che l'avesse baciato, fosse stata baciata dalla bellezza, ecco, non era così tanto bella. E morì nell'hotel Ritz dove lei viveva, nella suite, insieme alla sua cameriera che era insieme a lei, e aveva detto, le ultime parole che lei ha pronunciato sono state rivolte appunto alla cameriera: guarda come si fa a morire. Ed è morta. Ma adesso voglio parlarvi della sua moda, che fu innovativa e stravolse tutta la moda in quei tempi, in quegli anni. Coco Chanel, abbiamo visto anche riguardo alla sua breve biografia che vi ho parlato, di cui vi ho parlato, era una donna ovviamente molto libera. Voi potete immaginare che noi stiamo parlando dei primi anni del 1900 e lei aveva avuto tanti amanti, aveva convissuto, era una donna, diciamo, che non si faceva condizionare dalla società e dai dettami appunto sociali. E quindi questa sua libertà e questa voglia di libertà si è ovviamente rispecchiata nella sua moda. Adesso vediamo come. Io mi ci rivedo molto in Coco Chanel, non solo perché mi piace tantissimo la sua moda, che è classica e che è molto elegante, ma anche sul suo modo di pensare. Perché? Perché anche lei, come la penso anche io, a lei non piacevano le mode, le nuove mode, non seguiva le mode. Lei voleva insegnare alle donne a vestirsi bene, quindi a seconda del loro fisico e a seconda della loro appunto corporatura. Anche io penso che ognuno di noi si debba vestire a seconda della propria corporatura, a seconda dell'età, a seconda di tanti fattori. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci ha insegnato Coco Chanel. La prima regola è quella di alleggerire. Alleggerire cosa vuol dire? Voi immaginate che in quegli anni le donne si vestivano come dei pappagalli, grandi cappelli, tutti pieni di fiori, di fiocchi, tutte col corpetto super tirato, tutte piene di orpelli, di volant e tutte queste cose, no? Lei che invece cosa ha portato nella moda? La semplicità, e quindi lei che cosa consigliava? Lei consigliava che prima di uscire di casa voi guardatevi allo specchio e toglietevi qualche cosa che voi avete addosso, perché sicuramente sarà in più. I colori che preferiva sono il nero, il bianco e il marroncino tortora, diciamo. Tutti gli altri colori banditi, il che non mi ritrovo molto d'accordo con lei, amando il rosa, anche se adesso Karl Lagerfeld ovviamente il rosa l'ha lanciato con con le borse, con le giacche e via dicendo. Però a Coco Chanel non piaceva il rosa, non piacevano tanto i colori. Questo un po' mi dispiace per lei, perché ci vedo proprio in questo la sua tristezza interna, perché i colori il bianco e il nero sono assolutamente eleganti, però bisogna anche vestirsi un po' colorati, perché il colore comunque è allegria, è gioco, è come deve essere la moda. Quindi in questo forse si trascinava le sofferenze e i patimenti dell'infanzia. Mm. Che cosa secondo Chanel è importante avere nel vostro guardaroba? Allora, un abito in jersey. Il jersey è un tessuto che ha lanciato lei, è un tessuto che aveva trovato in Inghilterra, l'ha riscoperto in Inghilterra, che aveva utilizzato perché è molto morbido, molto elasticizzato, e quindi dava la possibilità di movimento rispetto alle stoffe che rimangono rigide e quindi un pochettino ingoffano. Un vestito nero, il tubino, il classico tubino nero di Chanel, eh,
con tanti fili di perle e magari addolcito da una camelia bianca messa al lato dell'abito. A lei piaceva, oltre che le perle, anche l'oro. Infatti molti dei suoi gioielli da lei creati sono proprio di oro e sono collane, sono catene. Lei ha utilizzato moltissimo la catena dorata nelle sue creazioni, sia nelle borse sia nelle collane, ma utilizzava anche diademi anche di un certo valore nelle sue creazioni di gioielli. È la classica giacca svadata che arriva fino ai fianchi ed è la classica giacca simile a quella che indosso in questo momento, con i profili al contrasto e col collo tondo, e che poi tra l'altro, oltre che il cardigan, è diventata, le ha inventato proprio la giacca stile proprio Chanel, che è diventata poi stile Chanel. Poi aveva creato i pantaloni morbidi, pantaloni che solitamente sono di colore nero, molto morbidi nei fianchi e poi morbidissimi proprio fino alla fine. Diciamo i pantaloni che rimangono un po' larghetti. Questo perché? Perché la sua moda, lei nella sua moda e nelle sue idee innovative aveva preso molto spunto alla moda maschile e che aveva ovviamente rivisitato in maniera più femminile, in modo tale che la donna potesse muoversi con più facilità e destrezza rispetto alle donne che erano molto costrette dai loro vestiti fino ad allora. E poi la camicia bianca non deve mancare nel nostro armadio, ovviamente può essere utilizzata semplicemente da sola, impreziosita da una bella catena dorata o da un filo di perle, oppure sotto magari un maglione o un cardigan. Eccolo qui, ce l'abbiamo anche oggi che vuole parlare di Coco Chanel lui. Saluta i tuoi fan. Saluta i tuoi fan. Eccolo qua, abbiamo un ospite. Allora, continuiamo. Un'altra innovativa scoperta, diciamo, invenzione, un'altra innovativa invenzione di Coco Chanel sono state le scarpe a punta. Le scarpe a punta, quelle bicolori che conosciamo tutti, con la punta nera e con la parte invece restante della scarpa color panna. Questo perché era stato creato da Chanel. Cosa aveva pensato? Aveva pensato che questo gioco di colori potesse aiutare a far sì che il piede avesse una forma più armoniosa. Allora, per esempio anche i capelli prima una specie di vassoi, come già detto prima, tutti pieni di fiori, di fiocchi, di tutto e di più. Lei cosa ha fatto? Ha preso una semplice paglietta, le paglie, no? I capelli di paglia, ha messo un nastro, li decorava con questi nastri di seta, ci metteva dei fiori, dei fiocchi, e come i fiori però li decorava con le nostre amate camelie. Le camelie, le amo, le adoro le camelie, le adoro, tant'è vero che io le ho fatte anche nelle mie collezioni, no? E le camelie sono versatili perché sono delle spille che si possono utilizzare per impreziosire, come ho detto prima, un tubino, per impreziosire un cappello e per impreziosire anche delle giacche. Abbiamo visto che lei ha portato la moda, diciamo, delle perle, come già detto prima, anche a più fili, in questo modo, così. Non era necessario che fossero vere, anche finte. E poi anche alle orecchie, le classiche, diciamo, perle alle orecchie circondate da un anello dorato. Inoltre i golfini gemelli, che in effetti può essere simile a questo, che è un golfino, però non è gemello, nel senso che non ha la parte di sotto praticamente abbinata, ma li potete trovare tranquillamente in qualsiasi negozio, voglio dire, sono i classici twin set, ecco. Lei è stata l'inventrice di questa moda, che comunque è comoda, perché vedete è molto comoda, ci permette di muoverci facilmente, di poter essere più dinamiche e svolgere appunto una vita più dinamica, abbinate con una gonna a tubino
che arriva al ginocchio, che è una grandissima invenzione perché, ragazze care, il tubino che arriva al ginocchio è il tubino che sta meglio. Lo so che a voi piacciono le minigonne, perché volete far vedere le vostre gambe, perché andate in palestra tutto l'inverno e volete far vedere le vostre gambe toniche. Perfetto, però sappiate che comunque la gonna che slancia di più le gambe, e quindi cosa vuol dire? Che le sembrano più lunghe, a meno che voi non siate alte 1,80 m ovviamente, quindi non ne avete bisogno, ma solitamente le slancia di più una gonna che arriva o subito sopra il ginocchio o subito sotto il ginocchio. Tutte le altre gonne non slanciano. Gli abiti da sera invece rimanevano leggermente più corti, ma l'abito comunque che è stato disegnato da Chanel, il classico abito nero, era abbastanza collato, le maniche lunghe e abbastanza lungo, però in jersey, quindi tessuto, come ho già detto, che è abbastanza facile da portare e che permette appunto liberi movimenti, che infatti fino ad oggi noi possiamo tranquillamente indossare, nonostante la nostra vita sia abbastanza frenetica. Quindi diciamo che Chanel ha visto prima di tutti, prima di tutti gli stilisti, una moda che fosse per le donne dinamiche, che fosse adatta a una donna che lavora, una donna che esce di casa perché deve andare a prendere il figlio, deve andare a lavorare, si deve organizzare. Ci aveva visto lungo questo genio, perché Coco Chanel, a mio parere, è il genio della moda. Ciao Coco!